Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua a un'altra recensione. Che cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere il pad Super Nintendo ufficiale della Nintendo. Allora, Nintendo ha già fatto un pad ufficiale insieme appunto allo SNES Mini, Classic Mini, però era dotato di cavo. Il cavo era dotato del connettore, quello classico della Wii, mentre invece questo è un pad Bluetooth. È un pad Bluetooth che è stato creato per la Nintendo Switch. Andiamo a vedere un attimo di che cosa si tratta. Innanzitutto ci arriverà in questa confezione dove appunto viene detto che allora questo prodotto è solamente per chi possiede il Nintendo Switch Online, quindi appunto se avete Nintendo Switch Online potete andare a fare l'acquisto direttamente sul sito. Dopodiché appunto ci viene detto che questo è il Super Nintendo Entertainment System Controller. Sul retro abbiamo appunto una immagine che ci dice che questa confezione contiene il controller, un cavo USB, e ci spiegherà come andrà a collegarsi questo joypad alla televisione e alla nostra console. Possiamo collegare il cavo direttamente a quella che è il dock della Nintendo Switch, che poi andrà collegata al televisore, e poi andremo a collegare il nostro pad al dock stesso. Questo ci servirà solamente per sincronizzare la prima volta il joypad, che però appunto non è neanche indispensabile quello, perché schiacciando la combinazione di tasti L2 R2, che poi alla fine non sono L2 R2 ma sono ZL e ZR, andando a schiacciare quei due tasti si andrà a configurare il joypad, e poi ci servirà per ricaricare il joypad stesso. Dopodiché che cosa abbiamo? Abbiamo delle informazioni dove ci viene detto che questo controllo è progettato per l'uso con Super NES, Nintendo Online, Switch Online. Quindi appunto questo controller ci viene raccomandato di utilizzarlo con il Nintendo Switch Online. Quello appunto i giochi dello SNES, che sono dei giochi che sono stati resi disponibili dalla Nintendo, e adesso ci hanno dato anche la possibilità di utilizzarli con il rispettivo pad. Andiamo a vedere la confezione al suo interno. Sotto di lato non c'è nulla, qua c'è solamente il logo. L'apertura si trova qui, andiamo ad aprirla. Allora, nel momento in cui andremo a tirare fuori il nostro joypad, si presenterà così: una plastica trasparente posizionata sopra, il nostro joypad all'interno di una confezione di plastica, poi sotto non abbiamo nulla. All'interno della nostra confezione invece abbiamo il nostro cavetto USB di tipo C e il nostro libretto illustrativo con le informazioni del controller, quello che appunto c'è scritto anche dietro. Andiamo a vedere il nostro controller. Allora, il controller è pressoché identico a quello della Nintendo, del Super Nintendo classico. La colorazione è quella del Super Nintendo PAL e quello giapponese, Super Famicom. Il pad è quello appunto classico che noi conosciamo, e i tasti sono belli, cliccano il giusto, appunto come piace a noi. Abbiamo il nostro tasto, i nostri tasti R. Vediamo se mi mette a fuoco. Ecco qua. R.
e L, e poi abbiamo due tastini con ZR e ZL, vedete? Poi abbiamo il nostro connettore USB di tipo C e questo qui che è una spia per la ricarica. Questo si illuminerà di arancione, quando il joypad sarà carico rimarrà fisso arancione, mentre invece quando andrà a caricarsi lampeggerà. Poi abbiamo sul retro il nostro logo Nintendo, appunto, con tutte quante le certificazioni europea, eccetera, eccetera. Sulla parte inferiore il pulsante di reset e abbinamento del joypad, con appunto un LED che vedete si va a illuminare di giallo. In questo caso mi sembra che dal video si veda tipo arancione, cioè il verdastro, ma in realtà è un giallo, quindi il video sfasa un po' la colorazione. I nostri tasti Select e Start, e una cosa che ci tengo a farvi vedere è, vediamo se riesco a mettere a fuoco, ecco, che la granatura del joypad è ruvida, è molto piacevole al tatto. Qual è la differenza tra questo e il joypad della 8-bit Dio, che appunto era il joypad che era stato creato sulle forme del joypad del Super Nintendo, ma dalla 8-bit Do. Vedete, il joypad della 8-bit Do differisce soprattutto per la colorazione. La colorazione è un po' più giallognola, quella del pad 8-bit Do. Non ha i tasti ZR e ZL, vedete? Il connettore è USB mini USB e non USB di tipo C. La disposizione delle viti è differente, differisce leggermente anche di peso, questo è più leggero rispetto a questo. Ovviamente non abbiamo la nostra scritta Super Nintendo ufficiale, ma abbiamo il nostro 8-bit Do Gamepad e sotto c'è scritto Bluetooth Controller. Ok. La croce direzionale è più liscia rispetto a quella ufficiale e i tasti sono un po' più scuri rispetto a quelli ufficiali. Poi per quanto riguarda il pad, cioè appunto i tasti, come si cliccano, non cambia, non differisce in nulla. La cosa che differisce sono i tasti R ed L, come vedete. In questo caso sono più lunghi e sono più fedeli a quelli che era l'originale, perché l'originale appunto aveva i tasti più lunghi rispetto a quello che c'è qui, però in questo caso aveva la necessità di ospitare i ZR e ZL. Sotto non abbiamo nulla in questo caso, abbiamo il pad, la connessione ce l'abbiamo qui. Quindi insomma questa è la differenza tra i due joypad. Ma nell'atto pratico che cosa cambia tra questi due? Andiamo a vederli collegati alla nostra console. Quindi andiamo a vedere un attimo di collegare il nostro joypad alla Nintendo Switch. Ed eccolo qua, vedete che si è subito collegato. Eccoci. Allora, non abbiamo un pulsante Home, mentre invece qui potevamo utilizzare una combinazione di tasti per tornare allo schermata principale. Con questo non possiamo farlo.
Ma perché? Perché questo controller è stato creato unicamente per i giochi Super Nintendo. Questo non vuol dire che noi non possiamo utilizzarlo per altro, però ci viene consigliato di utilizzarlo praticamente per questo. Quindi andiamo a vedere come funziona. Scusate, ma c'è un aggiornamento da fare. Andiamo a vedere quanto ci impiega poco, perché comunque i giochi Super Nintendo non occupano molto spazio. Nel frattempo andiamo anche a regolare la luminosità, che così potete vedere anche voi con me. Eccoci qua. Il nostro controller è collegato e, come vedete, appunto ci rileva subito i giochi. Eccoci qua, abbiamo sbloccato i giochi nuovi che erano stati resi disponibili. Andiamo a vedere un gioco. Qua mi dice appunto che per mettere in pausa possiamo schiacciare contemporaneamente i due tasti. Ecco, vedete? E quindi appunto mi dà la possibilità di mettere in pausa. Andiamo a vedere il suo funzionamento. Vi dico subito che appunto funziona bene. Ok, eccolo qua. Come al solito io muoio subito, però vabbè, questi sono dettagli. Comunque bisogna dire che il joypad è istantaneo, quindi non abbiamo quello che sarebbe il classico ritardo che c'è di solito su un joypad Bluetooth. In questo caso non è percettibile. Però lo possiamo utilizzare solamente sui nostri giochi Super Nintendo o possiamo anche fare qualcos'altro? Allora, sui nostri giochi Super Nintendo abbiamo visto che funziona. Non possiamo tornare alla schermata home. Aspettate un attimo, vediamo. No, vedete? Non c'è modo di tornare alla nostra schermata home. Ah, però adesso ho scoperto che ci sono una combinazione di tasti, vedete, per richiamare alcune cose, come in questo caso, tenendo schiacciato ZR e L, possiamo mettere nella modalità di poso, quindi vediamo se magari... Ah, così possiamo salvare praticamente dei video. Vediamo facendo così. Mi richiama di nuovo la schermata. Quindi praticamente ci sono delle combinazioni di tasti. Questo però è un po' casuale sta cosa, sinceramente. Non vedo... Vabbè. Così praticamente noi salviamo... catturiamo le nostre immagini. No, niente, va bene. Abbiamo scoperto alcune cose, ma abbastanza di poca rilevanza. Quindi, dicevamo, torniamo alla nostra schermata principale e andiamo a vedere se la possiamo sfruttare questa console anche per altro, cioè questo joypad anche per altro. Vi dico subito di sì, nel senso
questo joypad tranquillamente lo possiamo sfruttare anche per giocare con altri giochi e funziona benissimo. Ovviamente non abbiamo l'analogico e non abbiamo possibilità di switchare dalla modalità digitale a quella analogica come in altri joypad. Qua è un joypad ufficiale, non è stato creato per quello. È stato creato ufficialmente da Nintendo unicamente per i giochi SNES. Poi ovviamente mi funziona anche su altro. Vediamo se possiamo saltare. No, non ci viene data la possibilità di saltare il video. Vabbè, eccolo qua. Vedete? Per quelli che sono i giochi quindi 2D, questo joypad funziona davvero benissimo. Ottimo, ben implementato con la console, però la sorpresa è che comunque sia, essendo un joypad Bluetooth, funziona benissimo anche su PC e Mac, che appunto vengono, cioè mi viene tranquillamente rilevato anche da questi. Credo che sia possibile sfruttarlo anche con RetroPie, quindi con un Raspberry. Non ve lo so dire perché non ho RetroPie ma ho Recalbox, e infatti vi dico che con Recalbox purtroppo non va, ma Recalbox spesso mi ha dato problemi con i joypad Bluetooth, mentre invece RetroPie me li vedeva tutti quanti. Quindi RetroPie di solito me li vede tutti, mentre invece Recalbox no. Quindi io deduco che sia perfettamente utilizzabile anche con RetroPie. Ecco, vedete questo appunto. Questo è il funzionamento del nostro controller. Lo consiglio? Beh, essendo un prodotto ufficiale Nintendo, io ve lo consiglio, nel senso è un bellissimo joypad fatto decisamente bene, prodotto da Nintendo, sì, ovviamente in Cina, però sempre di Nintendo, qualità Nintendo. E quindi appunto infatti le plastiche sono perfette, allineate. Una cosa che vi devo dire, non guardate i tasti ZR e ZL che sono pressoché inutilizzabili, perché di sicuro non vi metterete a utilizzarli così, che diventa veramente scomodo schiacciare i tasti così. Quindi questi sono stati creati unicamente per richiamare alcune funzioni, come avete visto sul Nintendo Switch Online Super Nintendo, e per configurare il joypad con la Nintendo Switch. Però appunto, a parte questo, il joypad è davvero fatto bene, di qualità, leggero il giusto, i tasti funzionano bene, non differisce molto da quello che è il nostro joypad della 8-bit Do, quindi appunto se avete questo, no, non vi consiglio di prendere questo joypad, non cambia assolutamente nulla, cambia un po' nella qualità costruttiva, le plastiche non sono perfettamente allineate in quello della 8-bit Do, però appunto questo è compatibile con tutto, questo qui è compatibile con tutto, dovrebbe esserlo anche questo, però magari è un po' più macchinoso. Se non l'avete, invece, questo qua è un acquisto veramente obbligatorio, quindi appunto se avete la possibilità e se c'è la disponibilità, perché questi sono dei joypad che sono andati veramente a ruba e sono stati riforniti adesso da poco di nuovo da Nintendo, se avete quindi la fortuna di riuscire a accaparrarvene uno, prendetelo perché sono dei joypad veramente buoni. E con questo è tutto per la nostra recensione, io vi saluto, vi rimando al prossimo video. Se vi è piaciuto il video mettetevi mi piace e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!